Weila, back Ciao ragazzi, again, siamo tornati questa volta con, vabbè c'è sempre Tiresia che ormai è ovunque, ce l'abbiamo sulle reti americane, ce l'abbiamo sulle reti internazionali, ce l'abbiamo soprattutto qui perché comunque ce la siamo tenuti come socio e quindi me lo purtroppo, devo tenere come compagno, ce l'hanno sulla purtroppo ho chat fatto un degli casino arbitri. nella live, ho fatto un casino nell'ultima live di Square Sì. Hammer, ho fatto un Io ero casino, bello, quindi bello addormentato nel letto, sento vibrare il telefono, c'era Andrea in panico, ma va bene ero in così, panico, è stato perché perfetto non così. me lo becco soltanto io, ma se lo becca pure Gianluca che è qui sotto, perché se nella chat arbitri, se lo becca pure Zanco che è qui sotto, che è nella chat arbitri, perché se lo sono voluti Loro, prendere lì, insomma. loro l'hanno capito che è stato un errore, E beh, infatti. ma d'altronde, come se non lo sapessero dall'inizio, peraltro. In, Ma, in ma- ma- difesa, in difesa dell'alcol l'ho scelto da sobrio. no, Ok, quindi questo è proprio un errore voluto, Miki, non c'è modo. Vabbè, niente, ci abbiamo eh, provato a giustificarti, ma niente da fare. tra l'altro oggi siamo in collegamento multiregionale, perché siamo in collegamento da, al contempo, Piemonte, Lombardia, Toscana e vabbè, gli Stati Uniti, ma questo vabbè, è colpa mia. Quello e quindi è intercontinentale anche, quindi insomma, Intercontinentale e interregionale. è tutto proprio inter, brutto inter. Lasciamo stare. Meno male non ci sono i dazi sulla connessione internet. Per ora. Per ora va tutto bene. Allora, Beh, Andre, partiamo subito dal presupposto che la live della settimana scorsa abbiamo fatto la presentazione di quella che è insomma la nazionale e quindi abbiamo sì, optato per questa scelta di avere qui Miki in veste di capitano, non giocatore, ma di capitano officiante e selezionatore che ci racconterà un po' di cose della trasferta di Melle e poi tutti si chiederanno ma perché c'è Gianluca qua a fare, perché Gianluca di solito è qui per spiegarci le regole. questo è un colpo di genio, secondo me, della nazionale italiana. Nessuno, perché su questo, ragazzi, siamo i migliori al mondo. Cioè, trovare sempre l'ansa giusta per ottenere i vantaggi competitivi corretti, come Ducati nella MotoGP, no? Certo. Quindi, Gianlu, innanzitutto benvenuto a te, amici, di nuovo. Grazie. Prima di introdurvi dico una cosa, questo è il primo appuntamento perché creiamo questa nuova rubrica che parte oggi, l'abbiamo chiamata Road to WTC, quindi faremo questo format di interviste a tutti i capitani delle nazionali maggiori, diciamo le nazionali che un po' Que- tutti noi pensiamo che siano un po' le più forti, ma soprattutto quelle che riusciamo a recuperare, anche perché non è così semplice andare a beccarli tutti quanti. Ah, scusa, non dovevo dirlo, no, cazzo. dai, no, tutti ci conoscono. Tutti, no, certo, certo. E quindi ovviamente non potevamo che non iniziare dall'Italia e quindi benvenuto Miki, benvenuto Gianlu. Gianlu, cosa ci fai tu qua oggi? Perché sei qui? Ma, per ribaltare un po', per rimescolare un po' le carte in tavola, se no Non ci c'è si gusto. annoia. Se no. D'altronde il mio nome dice tutto stasera, io l'ho messo in chiaro subito. Cioè, qui siamo in fase Riot, ve lo dico già. Sta Gianluca a sganciare le bombe o amici oppure aspettiamo No, ancora un no, attimo, creiamo hype, vediamo. lo Gianluca, pago, lo pago 4 volte gli altri perché così può sganciare le bombe. vai Gianlu, allora sganciamo la prima bomba, prima di parlare ufficialmente di VTC, sgancia la bomba, perché sei qui? Allora, vogliamo parlare di federazione? Bene, allora, ci saranno dei cambiamenti da, penso, ottobre, se riusciamo a organizzare un po' tutti i documenti, perché con Michele e gli altri è stato deciso che abbandoneremo le Compact. Nel Bravissimo! senso, mi spiego meglio, non è... praticamente siamo arrivati fino ora che aderendo appunto al circuito europeo del VTC le Confac erano vincolanti, quindi via via che uscivano Confac noi ci adeguavamo a quanto veniva scritto. Poi però parlando con Michele e anche con i miei stimati colleghi del team arbitri per il VTC ci siamo resi conto che all'estero
sinceramente queste Confac se le pillano abbastanza a zero. Cioè fanno la loro versione del gioco, e quindi siccome ultimamente da gennaio più o meno a questa parte, non so, ormai l'avete annusata in chat, sia Griso, Miki o me, insomma sono più le volte che malediciamo le modifiche abbastanza inventate delle Confac che non le spiegazioni che danno, e abbiamo appunto deciso di abbandonare la Confac, ma in realtà rimarremo sulle FIGA, che è il nostro documento ufficiale di federazione. Ma già anche solo per il nome. Cioè, solo per quello. Possono abbandonarci solo per chiaramente. Ovviamente, ma penso di riscrivere figa. La figa piace a tanti, il cazzo piace a tutti. Penso che... ecco, e con questo ci è saltata la traduzione simultanea della I, non possiamo più tradurlo in inglese. Ma tanto questa è una live, quindi in live non funziona. No, però scherzi a parte, attiva la monetizzazione. Via, basta. Chiudiamo. Si fanno domani. E anche per oggi i soldi si fanno domani. Niente, ragazzi, allora approfittiamo del fatto che Gianluca non ci ha fatto saltare la monetizzazione del video con la parolaccia per dire: mi raccomando, continuate a metterci like, stiamo crescendo esponenzialmente. Siamo praticamente a 1100. Vi dico solo siamo a 1100 following. Se volete ci offrite il caffè Meandre, come ha fatto Michele l'altra volta, come ha fatto il buon Bostre, come fanno tantissimi di voi, perché siete veramente tanti e vi ringraziamo ancora. Stiamo preparando la Wall of Fame nuova con tutti i vostri bei nomi stampati a carattere cubitali, e ve la metteremo a brevissimo con tutte le novità. Io e Andrea stiamo lavorando più al canale che in casa, in famiglia, in tutti. Ma anche di brutto. E anche di brutto. Quindi grazie ancora. Vai Giallo, okay. Scusa, però adesso ne devo approfittare, mi infilo come i bravi presentatori sanno fare. Quindi rimarranno le EFIGA, che sono le nostre linee guida di interpretazione con le nostre FAQ italiane, e diciamo di brutto quelle tedesche. In realtà integreremo le Confac, perché le Confac del VTC non sono altro che le Confac con il freeze delle regole. Quindi non è che si sono discostati dal documento ufficiale di Confac, solo che queste, appunto, ora dico i tedeschi, ma propriamente in realtà l'organizzazione delle Confac è da giugno che non faceva più uscire un aggiornamento, quindi l'aggiornamento era parecchio richiesto, ecco, insomma, l'upgrade. Comunque, nelle nostre fighe avremo le Confac scritte in italiano, perché noi tradurremo le Confac, perché alla fine un 80-90% delle Confac erano valide, non è che avessero inventato cose, cioè rispondevano a delle domande lecite, ecco, senza inventare. E però andremo quindi a eliminare tutte quelle invenzioni che, come noi avevamo già detto prima che uscissero le Confac, hanno praticamente ribaltato la situazione. Un esempio appunto che può essere il cannone del Katai, no? O il cannone del Katai. Noi chat arbitri avevamo deliberato una cosa e poi la Confac l'ha ribaltata, o la regola di caricare gli skirmish, che il regolamento è estremamente chiaro in materia. Cioè, uno deve caricare lo skirmish più vicino che è in vista. Certo. Se poi la carica fallisce per raggiungere quello skirmish, pace. E invece con la Confac avevano detto che se la fallivi, allora potevi non caricare quello skirmish, ma andare su un altro più comodo. Quindi, insomma, una serie di situazioni. Questo non vuol dire che le persone che sono all'interno del progetto Confac italiane molleranno il progetto, anzi presumo che verranno selezionate e ordinate in maniera più corretta, sperando in un futuro di Confac più organizzate meglio, ok? Al quale comunque la federazione, attraverso 3 persone, perché abbiamo diritto, mi sembra, a 3 national judge, perché uno ogni 20 milioni di abitanti del paese, fino a un massimo di 3, quindi noi siamo col 20 milioni non rotto, ma non serve esserlo rotto, e
dovremmo, se dovessero in un futuro migliorare la situazione e fornirci con regolarità un documento coerente e fatto bene, è un altro discorso. È un altro discorso. Il discorso è che adesso Confac è un documento che è obsoleto da aprile. Sì, prima di 13 aprile. L'ultimo. Contando che c'è stata la rivoluzione a giugno. Qui tendenzialmente si sparano nelle palle, scusate il francesismo, su veramente delle cavolate. Cioè, quando loro mi dicono abbiamo tirato fuori 350 Confac da luglio ad oggi, io ho detto ok, ma quante di queste sono davvero Confac e quante è una persona che vuole cercare di leggere la cosa in maniera diversa per forza? Te lo dico io, il 90% sono boiate, ok? Che tra l'altro poi ci sta, non ci sta avere la visione che ha l'ex capitano della Germania, che attualmente è uno dei gestori di Confac, che sostiene che una qualunque frase scritta sia liberamente interpretabile. Io penso che se tu leggi una frase scritta in maniera corretta, senza malizia di volerla interpretare, non la interpreti, così è. Sono Poi, abbastanza d'accordo. Tante cose... Guarda, i linguisti dicono che le parole innanzitutto vogliono dire quello che vogliono dire, perché altrimenti il linguaggio, ragazzi, non serve. Quindi, se la parola vuol dire quello, vuol dire quello. Poi, se tu la vuoi interpretare in un altro modo, un conto è cosa è scritto, un conto è l'interpretazione. Quello che diciamo sempre, no? Sono riusciti a voler interpretare la tabella della forza dell'unità, Sì, certo. Hanno voluto deliberatamente, poi questa cosa non la cambieremo per evitare che i giocatori cambino il modo di giocare per la sesta volta. Però hanno voluto ignorare una roba scritta perché non gli piaceva. Quando si parla dei 2 ranghi che rispondono delle fanterie, c'è scritto che c'è un actual, cioè un reale, corretto, effettivo, che traducetelo come volete, fighting rank, che è il primo rango. I modelli dietro non sono membri del fighting rank, ma contano come se fossero. E loro hanno detto che invece sono modelli. Io ho detto, ma scusate, ma secondo voi hanno scritto actual perché sono stronzi o hanno scritto actual perché vogliono dire quella roba lì? Esatto. E la risposta è stata, non le interpretiamo così, perché per noi il raw è diverso. È difficile lavorare a queste condizioni con questo genere di cose. Sì, anche perché ci sono dei cambiamenti anche sostanziali in quello che è il gioco, questo, cioè nel senso che giocare in un modo o giocare nell'altro cambia fondamentalmente. Non stiamo parlando di interpretare un tiro di dado piuttosto che una caratteristica, cioè qui si tratta di impostare magari determinate parti della partita anche. D'altronde sono gli stessi che quando a settembre scorso io gli dissi, ragazzi, attraverso un ostacolo, no stomp, un attacco sopra, uno sotto, no colpi d'impatto, e loro è impossibile che intendano quello. Infatti. Però poi dopo hanno esteso, ecco, l'esempio del Begin, che hanno voluto estendere la cosa in maniera perché non hanno mezze misure, perché non leggono le cose per come sono, ma dicono, è così, bram, giù così, senza neanche leggere. Certo. No, ma il ragionamento che hanno fatto purtroppo l'abbiamo capito, ma è come dicevamo, il fatto che sono indietro da aprile, e noi uscite le FAQ a giugno, abbiamo spiegato tutte le nuove FAQ e poi loro hanno via via spizziche bocconi, come diciamo qua, e cambiato e ribaltato tutte le situazioni, vedi quella del Digin, vedi il fighting rank, che dopo Alberto e Andrea l'ultima volta avevamo fatto 2 ore di spiegazione e poi dopo siamo arrivati ad adottare la Confac perché tanto purtroppo la Confac aveva la precedenza e comunque abbiamo deciso di mantenere quella, come diceva anche Michele. Esatto. È inutile ribaltare tutto una terza volta. Sì. E soprattutto io penso che una selezione di regole con 6 persone che ne parlano in maniera più diretta, tutte nella stessa lingua, ci comporta di avere un lavoro decisamente più, come si dice, più snello, posto che a Confac uscita la leggiamo, ci piace e figa diretta, Ok. Sì, certo. È scritta con i crismi, sì, non inventa niente, sì, oppure inventa una cosa, ma inventa in un punto buio del regolamento e quello che ha inventato non è una roba fuori dal mondo, adottiamola, ci può stare. Poi
il bello o il brutto è che fortunatamente siamo autoreferenziati, quindi nei nostri tornei si gioca così. Uno vuol giocare a casa in un'altra maniera, liberi tutti. Domani mattina nei nostri tornei ci accorgiamo che un'interpretazione è oggettivamente sbagliata perché crea un mostro che non vogliamo, a tornare indietro, a modificare un PDF ci vuole poco. Gianluca è pagato per questo, 4 volte quello che prendono gli altri. Io mi ricordo 5. Bisogna sempre capire qual è la base, come diceva il mio capo in Ore tanti anni fa. Bravo, sei cresciuto tanto, ma il doppio di zero è sempre zero. Lo zero è sempre presente nei calcoli di Michele. Esatto. È la base su cui si basa la matematica. Abbiamo lanciato un po' nella chat, quindi votate tutti, ma i tedeschi ci fanno, ci sono. Per ora sta stravincendo il ci sono 80%, ve lo do così live in diretta. Io ho messo ci fanno perché sono ma guarda che secondo me c'è anche una componente di tirare l'acqua al proprio mulino. Mi ricordo durante l'epoca ETC dell'ottava che ci fu una sorta di sommossa popolare su, non mi ricordo se i demoni che dovevano passare da 2000 punti alla fascia 2250 o viceversa invece, perché il capitano della Polonia, adesso non so, mi ricordo se Demonio o Lucerto, c'era una razza comunque in cui il capitano della Polonia, che la giocava lui e che aveva la sua lista, non voleva che ci fosse la modifica per non modificare la lista e quindi aveva votato contro a tutto quanto con un potere assoluto. C'era successo una roba del genere, dici ma allora scusa, che cosa stiamo a giocare a fare? Cioè, e che cosa facciamo queste cose a fare se poi scegli tu come voler giocare per non modificare la tua nazionale che è forte? Cioè non ha senso questa cosa qua. E sembra che oggettivamente mi sembra che in alcune scelte si vada qui da noi giochiamo così e vogliamo continuare a giocare così perché sennò non riusciamo a capirci più niente. Sì, non ci sono, no, spesso ci sono delle letture che non sono rule wise, ma sono used to wise, cioè nel senso semplicemente abbiamo fatto così. Cioè, noi quando siamo andati in Germania l'anno scorso, un giocatore tedesco che era capitano di una delle squadrette che giocavano, a inizio riunione capitani disse: noi abbiamo sempre giocato che qualunque scenico venga toccato da un give ground, fermi give ground. Io ho fatto così, sono andato a leggermi le regole e in effetti c'aveva ragione, era un rule wise, ok? Poi il discorso che l'open ground non blocca niente è venuto fuori dopo, però fino ad allora io non avevo mai letto quella regola, me l'ero assolutamente persa e ho dovuto spiegarla ai miei. E loro mi fanno: ma si gioca così strano di qua? Io ho detto: non è così strano, l'abbiamo sbagliata noi fino ad allora. Certo. È un nostro errore. Cioè, quando ti fanno leggere le regole, te le incarti a un certo punto. Invece io vedo che c'è tanta non voglia di incartarsi le cose, ma voglia di modificarle a piacimento. Cioè, non c'è un ricerco la regola in modo che siamo più coerenti possibile. C'è un come interveniamo a questa posizione, che dovrebbe essere, secondo me, proprio l'ultima strada quando fai l'interpretazione del regolamento. Cioè, cerca dei precedenti, risali il fiume, come dicono gli inglesi, e vedi se c'è qualcosa di simile. Ok, non c'è niente di simile. Cosa ti sembra dire il regolamento? Quello. Ok, possiamo inventare. Ma c'è una bella strada prima, cioè non è la prima cosa possiamo inventare. Chiaro, però... Certo. Beh, questa comunque, allora... È vero che, insomma, è vero un po' tutto quello che stiamo leggendo nella chat, cioè è vero che non è che cambierà tantissimo, ma non è detto che cambi neanche poco, perché alle volte basta una regola. Per esempio, mi ricordo, ora in chat arbitri nostra era venuta fuori la famosa regola del volo, quando è che voli, quando insegui con il volo. Era veramente palese, uno di quei casi in cui eravamo tutti d'accordo che... No, io no. Tu no? No. Tu eri in disaccordo, ok, però poi alla fine io in disaccordo. Però, sì, però ci sono quei casi in cui magari però anche solo una o due regole, vedi il fighting rank, possono effettivamente avere un impatto. Quindi questa è una bella bomba. Ma quindi Gianlo, tu vai in Germania? Se Michele mi aspetta, sì. Se arrivo entro un certo orario, sì. Abbiamo pagato 4 volte, cioè sei comodo, voglio dire, spazio che hai, via. Su. Sì.
Ricordiamo solo che Gianluca va e Michele lo sa che è a suo rischio e pericolo, perché Gianluca lo disse subito. Assolutamente, ma di fatto. C'è da dire una roba, al di là di tutto, ora ci sono 3 arbitri, un polacco, un belga e Gianluca. Il polacco, le 2 o 3 volte che ha scritto qualcosa, tutto sommato mi sembrava avere una sua logica, ok? Il belga, ogni volta che apre bocca, sembra o che non ha capito una banana, o che ha capito e vuole mettere zizzania, che secondo me è terrificante. Però sono sereno che quantomeno posso spiegare a Gianluca una roba in maniera normale e lui la può tradurre di là, posto che se io faccio 5 partite a non dover intervenire sono la persona più contenta del mondo. Mi chiamo gli schemi, gli altri sono tranquilli, sanno cosa devono fare. Il ragazzo belga, diciamo che è anche il lead judge, quindi è l'arbitro, il leader, quindi cerca anche di fare da collegamento e da tenere un po', dare un colpo al cieco, un colpo alla botte, secondo me, quando si interfaccia sia con i giocatori che con noi. Però posso dire che comunque all'interno della chat degli arbitri del VTC non c'è decisione che non passi dal voto di noi 3. Poi magari a volte sono in minoranza, 2 contro 1, però nel senso non è che viene presa deliberatamente una decisione da uno di loro e viene pubblicata. Quelle volte che è successo subito dopo è stata corretta la cosa. Chiaro. E certo. Ultimamente devo dire mi stanno ascoltando, nel senso fra noi si dice, cioè si chiede come si pensa e si pubblica quella che risulta più sensata, tipo qual è l'ordine preparare il tavolo, che appunto prepari il tavolo, metti gli obiettivi strategici, poi il bosco dei Silvani o il terreno accidentato degli Alti Elfi e il baggage train, perché all'altro giorno il dubbio era il baggage train, il bosco dei Silvani, l'altro terreno, quando viene piazzato, prima, dopo, cioè in realtà leggendo le regole c'è un timing ben preciso per farli, perché tipo il baggage train, il bosco dei Silvani e quello degli Alti Elfi richiede tu sappi qual è il lato del campo, quindi certo. È ovvio. Insomma, in tante altre situazioni insomma c'è dialogo fra di noi, non c'è uno che prevale sugli altri, almeno insomma. Beh, questo è già molto, molto positivo, direi, almeno questo. Sì. Bene, okay, quindi. E direi che questo già è abbiamo già sganciato una bella bombetta e abbiamo anche un'idea un po' più chiara anche di come sarà per certi versi la gestione offline del WTC, almeno per il nostro team, perché comunque avendo Gianluca, avendo Miki, quindi abbiamo... E c'è anche Vittorio che fa da coach, quindi insomma sono 3 una persona su per partes e 2 che gestiscono la situazione. Io adesso non so, Miki, gli altri team hanno anche loro coach e capitani non giocanti? Te lo dico subitamente, qualcuno sì, ma su New Recruit puoi vedere le squadre e te lo dico subitamente se qualcuno ha. I tedeschi sono in 10 ad esempio. I tedeschi sono svegli anche loro. Antonio ci conferma che anche la Norvegia sono in 8 e hanno un tedesco dentro la squadra. Attenzione, lo fa notare perché questo può essere. I gallesi hanno un non playing captain anche loro. Ok. Il Belgio. Sono curioso. Il Belgio mi sembra che siano 9 anche loro e quindi anche loro hanno il non playing captain. Gli Stati Uniti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giusti. L'Olanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giusti. Insomma, la Finlandia che ha dentro un polacco, 2 polacchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giusti anche loro. Quindi non è una cosa molto popolare. No, la Svizzera anche loro sono in 8. Penso che anche l'Inghilterra siano in 8, immagino. Allora, la Polonia
sono in 9, quindi la Polonia ha il capitano non giocante. Sì, comunque vedi già le nazionali, le squadre, i paesi che sono un po' più avvezzi a tornei Sì, a infatti squadra. diceva anche Tiziano. L'Inghilterra no, l'Inghilterra non ce l'ha. Infatti, mi diceva, scriveva Tiziano, in nona li portano quasi tutti e ricordiamo che in nona Italia, Polonia, Danimarca, Germania, Francia e ce n'è ancora una forte che non mi ricordo, che non era l'Inghilterra. Forse Spagna, l'ho detto, c'era forse anche la Svezia che era arrivata a vincerlo, Svezia, uno di nona. Comunque sono tutte nazionali con una storia, possiamo dire, comunque con un blasone, e quindi si portano il capitano. Abbiamo visto quindi Germania, Italia, praticamente le Polonia, quelle che sono già più abituate a fare questo tipo di tornei. E io la butto qua, nel senso, avendo fatto tanti tornei a squadre in passato, in inizio di nona, ottava, settima, eccetera, molti di questi con altri, tra l'altro, cioè l'avere il capitano non giocante, il coach, chiamalo come vuoi, è un grosso vantaggio, e alle volte, visto che poi magari i tavoli alti la differenza la fanno i dettagli, certo, magari ti fa quel punto, quei 2 punti, quel punticino, quella partita che è un pareggio che magari diventa una vittoria di misura, che poi magari i punti li sommi alla fine dei turni e poi ti fanno magari la differenza tra fare podio o non farlo, essere primo o secondo. Io credo soprattutto nella facilità di gestione dei tavoli, nel senso che, almeno avendo giocato con Andre parecchi tornei a squadre, la cosa più difficile è capire cosa, per il capitano, è capire cosa succede sugli altri tavoli ed eventualmente coordinare quelli che sono, o modificare quelli che erano gli ordini di squadra iniziali, perché ovviamente se c'è il tavolo che sta andando male o sta andando molto bene, bisogna che gli altri non prendano rischi e che mantengano, diciamo, le posizioni o i punteggi. E se uno deve anche pensare alla propria partita e a fare bene nella propria partita, Miki mi confermerà che questa cosa diventa molto complessa comunque da fare, soprattutto dovendo guardare altri 7 tavoli, che non sono pochi rispetto al proprio. Ti dico, paradossalmente, a dicembre avevamo il buon Andrea Valsesia come sesto uomo. Mm-hmm. Alla prima partita, io non so come ha fatto a capirlo, non voglio neanche saperlo. Fede aveva fatto 20, Expert aveva fatto 20 e Bruce aveva fatto 10. Io stavo vinciucchiando 13 contro il bretoniano e Zem, quando gli ho chiesto un numero, mi fa 10, forse 9, forse 11, perché gli avevo dato il mirror. A un certo punto Andrea arriva da dietro e mi fa: guarda che io non lo vedo bene, Zem, spingi un po'. E allora io tiro fuori il cazzo, srotolo il drago e vado a prendermi una lancia mi metto con un drago davanti a una lancia che non può controcaricare, con dentro il mago Outcast, perché aveva il mago Outcast. Mi metto alla distanza che voglio io e poi lui mi carica, io lo accartoccio e mi mangio tutto quello che devo mangiarmi, no? Finisco 16, mi giro e Zem, nel momento in cui mi giro, perde 1300 punti. Perfetto, ottimo. Quante serie stavano volando in quel momento? Zero, tutto tranquillo, perché alla fine avevamo fatto 66 col K65 e lui ha fatto 0, la partita. Vedi che è stato fondamentale quindi che Andrea abbia visto quello che ha visto, insomma. Io non so che cosa ha visto per capirlo, perché è successo tipo 20 minuti dopo, però mi fa: non lo vedo così bene. Va bene, ok, spingo un po'. Che problema c'è? Sì, ma infatti è quello che serve, è quello che serve. Tra l'altro, a questo punto il buon Expert in chat dice una cosa che mi fa ricordare di una domanda che vi volevo fare. Sì. A livello di regolamento del WTC, e poi dopo questo andiamo a vedere le liste, però questo è molto importante anche per poi fare i discorsi sulle liste e tutto. Dunque, che cosa è previsto in termini di time out / momenti in cui oggettivamente il capitano può? Perché io vi dico, ho fatto tanti TFC, il TFC all'epoca era gestito molto alla buona, quindi Marcello mi fermava: Ciccio, sto perdendo, ok, Marci spingi, oppure Albi sta pattando, Marci spingi di più. So che non è
proprio così, cioè non è che puoi parlare in continuazione, come funziona? Allora, funziona che il capitano può dare dei consigli di atteggiamento sul tavolo e chiedere una situazione. Okay. Di solito quello che faccio io è, e lo deve chiedere ovviamente in inglese, in una lingua che dall'altra parte sia comprensibile. Certo. Non Di si può solito parlare italiano dall'altro, cioè nel senso solo esatto. inglese. In inglese o in italiano se dall'altra parte del tavolo c'è qualcuno che comprende la mia lingua. Quindi se giocassimo contro Antonio e Antonio fosse d'accordo, potremmo parlare in italiano davanti a Antonio, certo. perché lui lo capisce. Come è successo all'Alpine chiedo... praticamente. Esatto, All'Alpine Cup esatto. abbiamo fatto le stesse cose praticamente. Esatto. E il discorso è, di solito chiedo un numero ai giocatori. Cioè, can you give me a number? E loro sanno se dirmi 12, cioè vado a fare 12, 8, 9, ed è la cosa più semplice e più diretta. Quello che il capitano può fare è spingi un attimino, conserva punti, gioca più aggressivo, vai a prendere più punti. Oppure prova a farti tutto quello che riesci, cose così puoi dirgli. Non puoi dirgli carica con la cavalleria il retro del drago, pirla che non lo hai visto. Per quello il capitano può scegliere di bruciarsi il suo unico timeout di squadra per far notare al giocatore una roba che non ha visto. Ecco, quindi che questa è la cosa che secondo me è chiave qua, no? Cioè, quindi tu diciamo, Miki, tu e Vitto, perché poi ho capito che questo è un po' il tema, vi aggirate per i tavoli, state zitti, fate quello che normalmente siete, diciamo, autorizzati a fare, va bene. A un certo punto magari noti una situazione molto critica, magari non ti sei accorto, non hai mosso quel pezzo, in realtà il drago è in vista, qualunque cosa sia, tu a quel punto lì come capitano hai un timeout per partita. Sì. E se l'altra squadra chiama il timeout lo puoi fare anche tu, quindi in realtà sono due timeout. Sono due, quando parlano gli altri possiamo parlare anche noi. Parlate anche voi, quindi avete da 1 a 2 timeout a partita. Esatto, tutti i turni. Esatto. Diciamo una cosa, teoricamente tutte le linee di vista e tutte queste cose qui, considerato che abbiamo 3 ore e mezza di partita, compresi abbinamenti, personalmente se dall'altra parte c'è una persona che parla un inglese scorrevole, non c'è modo di avere problemi, perché tu quando muovi dichiari l'intenzione, quindi io mi muovo qua per essere fuori di vista, lui controlla che effettivamente ci arrivi e hai agree così. Al primo disagree del genere chiami l'arbitro e gli dici io gli ho detto questo, lui mi dice che non è così, a me va bene ma tu adesso stai qua, perché chiaramente non sta giocando in maniera corretta, perché comunque la parola è vincolante. Esatto, certo. Perché proprio è scritto sull'info pack che la comunicazione è chiave e la parola dell'avversario è vincolante per il gioco dell'altro. Quindi se tu dici qua non ci vedo, qua non ci vedo. Poi possono succedere misunderstanding, soprattutto quando dall'altra parte o dalla nostra parte c'è qualcuno che non parla un perfetto inglese. Tuttavia sono cose che si dovrebbero evitare e in questa maniera ci si mette un minutino in più a muovere ma infiniti minuti in meno a gestire la partita, perché diventa una cosa un po' più scacchistica. Sì, diciamo che io mi ricordo l'episodio all'Alpine che è stato un po' la prima vetrina internazionale che c'è stata qua in Italia, soprattutto con la squadra dei russi, dove c'era quel giocatore russo di Bretonia che praticamente ha inchiodato il buon Daniele Orlandi per 1 ora e mezza a discutere su come dovevano allinearsi in una carica, chi poteva attaccare, chi no, che erano tutte cose abbastanza chiare. Aveva molti problemi. Allora, Dani non aveva comunicato bene con lui, esatto. Sicuramente dal punto di vista di Dani, e sicuramente lui era preso bene, cioè per darti un'idea, io ho giocato contro un ragazzo, lui era tedesco ma svizzero, cioè naturalizzato svizzero ma born tedesco domenica scorsa. Mi ha fatto una bellissima partita finita 0-30 per me di punti massacro e 500-200 per me di punti obiettivo. Ok? Giocava Chaos e giocavamo close quarter, quindi una partita molto
tattica in cui lui mi è subito sotto. A un certo punto lui aveva già il draghetto piccolo che era diventato Dio, 12 attacchi, forza 17, cose così. Io prendo e gli metto davanti una cavalleria col campione a bordo campo e gli muovo alle spalle il drago mio da sfida. E lui mi guarda e mi fa: hai il campione lì? E io ho detto sì, ma se tu mi carichi io ho anche la possibilità, cioè nel senso non ci stavamo giocando niente, magari al VTC questa cosa non la faccio se devo giocare il mondiale, perché presuppongo che dall'altra parte ci sia uno che lo sappia, però io ho detto se tu mi carichi ho due soluzioni: o provo a giocarmela se rimango con la cavalleria perché tu mi fai solo una ferita sul campione e allora perdo di uno e stiamo qua, oppure io scappo, tu non puoi venire fuori dal tavolo caricando ma soltanto inseguendola corpo a corpo e sei piantato sul bordo del tavolo con un drago sulle spalle e tu per 3 turni il drago dalle spalle non te lo levi, basta che fai un give ground e hai perso 600 punti. Io ne investo 260, tu ne perdi 600, secondo me ci guadagno io. E lui mi fa: non carico. Bravo, spero che hai scelto la cosa corretta da fare. Fine. Fine. Ok, però è una buona comunicazione che ti permette di capire tutto quello che si fa. Se Dani gli diceva: guarda che mi metto così, ma guarda che io sono determinato, quindi puoi farmi anche 6.500 ferite, se mi avanza uno stronzo io non me ne vado, se no faccio automaticamente give ground, tutto quel casino probabilmente non succedeva, perché poi la parte brutta è successa quando lui gli ha detto: ok, sono determinato alla fine del corpo a corpo, quell'altro si è pure incazzato. E ho capito, però vecchio, cioè, sono prescelti nel caos, gliela pagate. Sì, bisogna anche un attimino capire l'armata dell'avversario e sapere cosa gioca, informarsi o chiedere le regole speciali, cioè insomma c'è tutta una parte prima che comunque un minimo va fatta. È ovvio che il gentleman agreement dovrebbe prevedere anche un attimino di comunicazione da parte di tutti e due, per dire: guarda che io qui sono determinato, poi tu fai quello che vuoi. Esatto. Deve conoscere le regole, però anche l'altro dovrebbe conoscerle, nel senso assolutamente, uno non, cioè, almeno anche io quando faccio i tornei chiedo sempre: conosci il mio esercito, perché Silvani hanno 1800 regole, ma tutti quanti, sì, ma se l'avversario mi dice sì lo conosco, io non ti devo dire che il drago c'è evasive. Se poi mi ci spari e compare un evasive, io te l'ho chiesto a inizio partita: le conosci le regole di Silvani? Se mi diceva no, io gliel'avrei spiegate una per una, cioè, nel senso, poi ovvio uno dice: ma così stai giocando sul filo del rasoio, però io, cioè, la correttezza te l'ho detto all'inizio: li conosci? Sì, tu mi dici sì. Ma questo appunto, questi esempi che state dando sono ottimi, perché adesso ovviamente abbiamo chiaramente... Questo secondo me è anche una cosa di etichetta, cioè di etichetta del gioco in generale, nel senso che uno può scegliere un pochettino il modo in cui approcciarsi. Come dice Gianluca, è perfettamente lecito, come dice Michele è super fairy, possiamo dire, in determinate cose. È ovvio che se siamo al tavolo 1 per giocarci il GT nazionale, l'approccio di Gianluca mi sembra il più corretto, ma anche perché se ho davanti qualcuno al tavolo 1 non sarà proprio uno che non sa che il drago dei Silvania è evasive, cioè nel senso ci deve essere anche un minimo di... Però quantomeno dovrebbe saperlo. Dovrebbe saperlo, esatto. Quello è il mio approccio da tavolo 1, se no normalmente, come fa Michele, giustissimo: guarda, mi sono scordato di tira, nel senso, certo. Cioè, io ti concedo una cosa a te, tu poi sicuramente concederai, mi aspetto tu conceda una cosa a me, dovessi scordarmene, ecco. Esatto, poi non succede. Infatti quello che volevo dire è perché tra la gente che ci sta guardando adesso in diretta e poi magari chi ci riguarderà poi dopo, ci possono essere sia esperti, torneisti, accaniti eccetera, ma anche magari persone che hanno solo fatto singolari, non hanno mai fatto tornei, sono interessati a... Queste cose, ragazzi, questo esempio anche del drago, altri, tutti quelli che abbiamo fatto prima, sono quelle cose che ad alti livelli di gioco, come in tutti gli sport, fanno poi la differenza tra vivere e morire, vincere e perdere. Perché quando tu giochi contro un monocolo, come si usava a dire ai nostri tempi, e tu di occhi ne hai 2, va tutto bene, ti faccio anche fare quello che vuoi, tanto la partita ho capito che la porto a casa. Però se io gioco contro uno che ha 2 occhi e ci vede bene come me, a un certo livello, soprattutto ai primi 2 tavoli di qualunque torneo singolo a squadre, il dettaglio fa la differenza. Quindi avere la possibilità di giocarsi le cose con un certo livello di sicurezza, tranquillità,
razionalità. Qualcuno diceva nella chat, Tiziano diceva, essendo stato capitano non giocante per anni in non edizione, mantenere i giocatori calmi, dare l'acqua, magari anche la birra. Birra durante la partita, magari dopo. Durante la partita, magari dopo, però ti fa cambiare. Quando invece appunto il capitano è stressato, io me ne sono accorto, scherzavo con Albi, ho provato a fare la diretta delle partite, avevo portato tutto il materiale, volevo fare tutto, ho provato alla prima partita, è venuto un video di 1 ora e 40, poi si è incartata la camera, io non me ne sono accorto, ero agitato, giocavo contro uno forte, l'unica partita in cui davvero non mi dovevo distrarre, alla fine ho fatto un casino e il video non è venuto, è un po' uguale, cioè, e ho fatto 3-3 tra l'altro. L'esempio che proprio in linea con quello che dici è per esempio la prima squadra che abbiamo fatto a Lucca. Certo era una squadra da 3, una realtà più piccola rispetto all'Alpine, ma con i ragazzi della mia squadra che siamo riusciti ad arrivare primi. Ma quando abbiamo fatto la pianificazione delle squadre, io ho scelto di non portare Silvani perché sapevo che comunque alla fine ero capitano della squadra, sapevo che mi avrebbero chiesto centinaia di regole, perché chiamano di regola a Lucca o altri posti, questo c'è un dubbio, chiedono a me per le regole, quindi sapendo che Silvani non ti puoi distrarre un secondo, perché se fai una cappellata ti ribaltano il tavolo, a livello proprio di strategia d'armata, il consiglio che tra di noi ci siamo dati è porta i non morti, perché puoi giocare un pochino più rilassato, nei limiti, gli errori si fanno anche con non morti, però giochi molto più rilassato. Però li paghi meno, via. Esatto, li paghi molto meno. Bene, allora, e questo direi che è un primo blocco che volevamo affrontare, perché questo è chiaramente un grosso tema che, e lo diciamo oggi, no? 8 settembre, vediamo poi, dopo il WTC, quando sarà finito, vediamo se avrà contato o no, ma sicuramente avremo di nuovo sia Zanco che Gianluca e magari anche Buonfede, tanto ormai è ospite fisso. Faremo chiaramente una puntata di recap dopo il torneo e vedremo quanto ci abbiamo visto giusto, no? in questi discorsi. Prima di passare al next topic, che ovviamente è l'analisi delle liste, diciamo subito che potrebbe darsi che verso la fine della puntata magari diamo anche un occhio a che cos'è che di nuovo si sta girando sulla rete, qualche rumors nuovo. Nel caso, prima che si offenda Albi, sì, dobbiamo citare Mattia, perché se no poi si offende. Lui si offende. No, non si fa. Lui, noi l'altra volta non l'abbiamo citato perché comunque questa volta, allora diciamolo subito, i rumors su questa grande wave reveal di novembre l'ha portato per primo lui. E noi lo prendiamo e lo ringraziamo che ci dà queste info in chat e lo distribuiamo a tutti. Quindi il 5 novembre mi sembra sia la grande reveal di GV ad Atlanta. Ne parliamo alla fine. Adesso però vediamo se il buon parte che si è lamentato era online e iscritto. Infatti. Vediamo. E a questo punto deve fare almeno una donazione dopo questa cosa. Comunque, dai, scherzi a parte, ecco, questo era un primo blocco. Detto questo, io direi, se nessuno vuole toccare altri argomenti prima, io passerei a mostrare le liste. Mostriamo un attimo le liste. Mentre tu carichi le liste, io faccio una domanda a Michele. Allora, l'altra settimana scorsa abbiamo chiesto a Fede e ci ha detto che la matrice non era ancora completamente pronta, ma state studiando, quindi siete ancora in fase di approccio. Siete soddisfatti per ora? Senza sbilanciarsi ovviamente, però diciamo in generale, vedendo quello che c'è, ormai le liste sono pubbliche, come vi trovate, come vi sentite a sensazione? Allora, sono abbastanza tranquillo, perché fondamentalmente potremmo giocare qualunque cosa, la squadra è una squadra di giocatori forti. Se perdiamo è perché dall'altra parte ci sono giocatori più forti tendenzialmente, e quindi le liste fanno, ma non fanno, da quel punto di vista. Sono molto contento di come è venuta fuori Katai, perché secondo me è abbastanza un modo di giocare profondo, quello del nostro Katai. Sono contento come è venuta fuori Wolf of the Sea. Credo che sia la più rivoluzionaria tra le liste
personalmente conoscendo il caos e vedendo tutti come più o meno l'hanno settata, io credo che sia proprio un twist, cioè nel senso tu la vedi e dici aspetta, mi sono perso qualcosa. Diciamo che è una lista di cui rivendico parte della paternità, perché l'idea ovviamente iniziale è di Brando e Panicucci, quella di portare lo Shaggot che fa la barba truccata, l'aggiunta di far giocare una lista più light è un'idea di Daniele, ma l'abbiamo scritta il 25 di agosto a casa di Riccardo, io e Daniele. L'originale aveva 5-5 lupi al posto che 4-4-4 lupi e aveva un eroe in più su bestia demoniaca e non c'erano i TS per i 2 eroi. Poi Riccardo mi dice io preferisco giocare con più lupi, più unità e avere i 2 eroi che non hanno le mani sui coglioni ma hanno anche la regen. Va bene, ci sta, è un'idea corretta tutto sommato e tentiamo di capire. Io, nonostante il buon Pucci abbia messo dei voti piuttosto bassi sulle liste, sono abbastanza sereno della sua possibilità di fare bene, perché oltre ad essere un buon giocatore gioca della roba che gli altri non si aspettano e anche lui secondo me abbinato può fare veramente magari le disastri. Vado magari sulle liste del team. Guarda, io ci ho giocato a Verbania contro Pucci, devo dire che è un giocatore molto ordinato lui, veramente molto molto ordinato, preciso, cioè sa quello che fa la lista, penso che la giochi ormai da un annetto più. Ho giusto fatto aggiungere 5-5 Ungor alle 2 orde per essere più sereno di andare a prendere gli obiettivi. Esatto, infatti contro di me a King of the Hill io col caos ho preso più punti di lui sulla collina, che è una cosa che mi ha lasciato anche un attimo perplesso, perché dico di solito io parto molto sotto in quello scenario, aver fatto più punti di lui e li ho eliminati, avendo lui quel pochino di truppe, secondo me quei 5 in più fanno veramente comodo in quel caso. Sì. E soprattutto King of the Hill secondo me è una partita veramente di merda, cioè chi l'ha pensato quello scenario è una scimmia ubriaca, perché chi parte per primo ha un vantaggio enorme, enorme. Infatti ma si parla sono 1200 punti, sono veramente tanti, sono sono morto con una piattella a 60 schede. Ho anche io temo di più i 40 tumuli, sinceramente. Siamo lì. È abbastanza, cioè, dato in mano a un giocatore che ha tutti e 2 gli occhi e non è in monocolo, è proprio difficile. Sì. Cioè, però chiaramente questo lo abbiamo detto, e tra l'altro per chi non fosse ultra esperto delle liste Italia, il buon Pucci di cui parlava adesso Miki gioca le bestie, ovviamente. Sì. La lista a cui si faceva riferimento poco fa, che è una lista che ci ha lasciato tutti abbastanza con la bocca aperta quando sono state pubblicate, che è quella di Chaos, quella di Riccardo, e quella con la tripla da 4 di Skinwalls della Legion of the Sea, dove inizialmente ho visto anche le persone che hanno sugli altri gruppi all'inizio hanno detto il caos dell'Italia, non ho capito. Adesso ci inizia a ragionarci sopra e dire sì, però comunque tu conta che da abbinarci contro, infatti sì. È veloce, riempie il campo, anche le lanterne per muoverle lì in mezzo comunque cioè alla fine incastrare i movimenti non è semplice, ha tante unità, il secondo turno ti è addosso e in più in abbinamento l'Italia ha 2 calici, che non è da sottovalutare come cosa, cioè bloccare 2 fasi di tiro avversarie secondo me è molta roba. Cioè, e sono gli unici ad avere, tutti quanti hanno le bestie praticamente. O posso dire tutti. Solo la cosa che lascia perplesso me di tutto il build della lista, però questo, e non dobbiamo ovviamente rivelarlo, però butto lì le cose. Ok, probabilmente era l'unico modo era mettere il Dragon Ogre Shaggot per avere il calice, perché è l'unico, perché oggettivamente è comunque un pezzo da 300 punti più quasi. Sono 350 punti con la tassa del Dragorco, perché devi averlo per forza. Ci sono 350 punti che devi mettere per di fatto mettere il calice, e poi non so se lo Shaggot l'avrebbe messo uguale o no. L'unica cosa che mi viene da dire, ok, pagare 285 punti più Dragorco per avere il calice, ok,
bisogna vedere qual è il gameplay, perché è una tassa bella grossa. Io dico c'è da dire una roba. Sia il Dragorpo che lo Shaggot vanno più lenti del resto dell'armata, ma non vanno incredibilmente più lenti del resto dell'armata. Quindi creano una buona second wave, sì. E sono dei decenti protettori delle spalle. Sì, sono d'accordo. Quindi sono anche utili, posto che l'armata tendenzialmente è fatta di schermagliatori. Sì. Quindi non ha grossi problemi di gente che gli passa alle spalle tendenzialmente. Pur tuttavia, sai, se ti mettono una lanterna alle spalle è una roba, però se sulla lanterna ci appoggi uno Shaggot che tendenzialmente non dovrebbe prendere grandi danni dal tiro della lanterna, e da un lato, e dall'altro gli appoggi come si dice, un'unità di Marauder, che basta che ne arrivino 2 o 3, gli fai una caterva di attacchi, gli fai anche del male, e lui può fare fallback in good order quanto gli pare, ma da uno dei due lati a 2 pollici ci arriva anche se l'altro tira 5. Esatto, perché questa è una cosa che è venuta di fuori di recente in una delle 1500 chat che abbiamo, e questo è un tema, perché attenzione, la lanterna è forte, fortissima, è rotta, però il gioco è che tu lo pensi sempre su una carica singola. Chiaro, se io ti metto la lanterna davanti, tu mi carichi sul fronte, quella regola è stata fatta proprio per evitare quello, ma ci sono delle altre situazioni che limitano la mobilità della lanterna, e io ci pensavo, perché a un certo punto nella mia partita al Nova contro il vampiro ho detto adesso gli faccio la carica combinata con tutto, gli mando tutto sui tumuli, perché volevo fargli 6-0, ho detto io gli mando 2 draghetti, Jade Lancers e una mongolfiera addosso. Poi ci ho pensato, ho detto aspetta, perché poi dopo lui mi controcarica con gli zombie sul fianco, poi c'ho la lanterna caricata da 2 lati e dopo non mi disingaggio, o meglio lo faccio però poi mi piglia. Quindi questo è un altro insomma bel punto. Però sicuramente la lista di Chaos è una lista che la vedi di prima acchito e dici e poi dopo inizi a ragionare, fai 2+2 e inizi a dire ok, non è male. Senti, la lista di Daniele cosa ne dici? È una lista di impero, chiaramente heavy shooting, perché spara anche lavandini. Allora, secondo me l'unico dubbio sulla lista di Daniele che potevamo avere era se mettere l'ulteriore +1 a cominciare. Ok. Se investire 180 punti con l'ulteriore +1 a cominciare, non l'ha messo nessuno. Non male però quello. Secondo me è una buona cosa, però rinunciavamo a un po' troppe cose. Sì. Però con Katai certo che è goloso. Con Katai partire primo all'80% invece che al 66% è buono oggettivamente. Però vediamo. La lista di Andrea va bene, è quello che sa giocare. La lista di Samu non ho niente da dire, se l'è montata lui va bene così. Cioè, ha fatto un grosso giro per arrivare dove l'avevo fatto cominciare, tolti i maghi ovviamente. Dunque Samu aspetta un attimino che sto riguardando un attimino, perché ho la testa piena di 1000 cose. Cioè lo Zem c'ha la doppia viverna, giusto? Doppia viverna, doppio squigone, una grossa e una piccola, cioè una forte e una insomma. Sì. Okay. È una lista molto aggressività, cioè nel senso fa tutto quello che deve fare, lo fa bene, e spara, chi è in corpo a corpo, non fa magia perché tanto non gliene frega una banana, e è morta lì. Le viverne sono molto buone contro il tiro, quindi sono molto favorevoli alla situazione attuale contro il tiro. La lista di Riccardo secondo me è una mina, perché è praticamente la lista di expert che si cura non morta. E quindi meglio di così. Sì. Okay. E poi c'è la lista di Fede. Poi c'è la lista di Fede che secondo me è molto bella. Poi secondo me questa è bellissima. E lo dico un po' biased perché ci sono delle variazioni su quella che avevo fatto io, ma è praticamente identica a quella che ci ho salvata sul mio recruit che volevo portare, e quindi vabbè, non voglio essere biased, però secondo me in questo cracca un po' il meta,
perché ti fai prendere, la gente si fa prendere la mano dalla roba che giustamente è sbroccata, ed lo è, e quindi doppio pallone con il Lord Strategist, sì, è forte, però adesso tu ci giochi contro questa lista qua, vediamo. E mi piace l'idea di aver messo comunque il doppio cannone, non il triplo cannone, che secondo me faccato con non stacca il -1, non puoi cumulare il -1, è la scelta giusta, perché troppo è troppo. E il doppio Lord che picchia ti ribalta la matrice di abbinamenti, secondo me. Partite che per un Kataiano normale sono magari un giallo, lì diventano un verde. Adesso non so come fate poi i colori, ma noi nel Team USA facciamo così. O anche meglio, azzurro vuol dire lo pulisco il tavolo. Ora magari pulire il tavolo è sempre molto a certi livelli difficile, però ragazzi, due Lord dura. E tu considera che il discorso è anche quello che se tu becchi l'armata che ti mette pressionissima al secondo turno, tipo i nostri Wolf of the Sea, certo. Se hai 3 cannoni hai perso 165 per 3, cosa costa? 595 punti se non sbaglio, 495 punti, sono 500 punti già persi. Se ne hai giocati 2, ne hai persi 350. Certo, assolutamente. Sì, Katai ha questa cosa, e la stiamo, almeno io apro una parentesi vedendo quello che sta succedendo anche col torneo online. Katai ha questa enorme difficoltà proprio per questo peso che si porta dietro di questi punti abbastanza easy da prendere, a parte le lanterne e i Shugengan. Ha difficoltà a fare il 6-0 in singolo, mentre invece a squadra, secondo me, potendo fare easy il pareggio, il 4-2, magari anche il 5-1, forzando un po' le cose, è molto avvantaggiato da quel punto di vista, mentre in singolo non sta avendo i risultati, secondo me, che tutti si aspettavano dallo sgravo dei pezzi, proprio perché a un certo punto i punti li perde, una buona quantità di punti li perde, e quindi andare a fare la vittoria larga per vincere il torneo al momento non riesce a farlo. Poi vediamo, non è scontato. Non è scontato. Poi vediamo con gli anellini cosa succederà, anche se io sono convinto che l'anellino diventerà single use, e qui lo dico e qui lo nego al 99% per come è scritto, e Michele magari faccheranno a un certo punto. Michele mi darà conferma, perché mettere 0-1, un oggetto comune che puoi comunque usare una sola volta nel turno, non ha senso, perché comunque tu puoi fare un bounce spell nella fase di tiro, e quindi avere 2 anellini non avrebbe senso averli, e quindi non ha senso mettere una limitazione 0-1 su un pezzo che non puoi usare, e l'unica ragione è che sia un single use. Quindi io credo che arriveremo a quello, e qui mi espongo su questa cosa, però comunque con gli anellini no, potrebbe senso, cambiare. Ne abbiamo parlato, sì. C'è questa possibilità forte che francamente piacerebbe da un punto di vista di bilanciamento del gioco, o la mia idea di bilanciamento del gioco, secondo me sarebbe meglio. Ma passiamo un attimo, adesso abbiamo visto quelle italiane che più o meno ormai tutti le avranno sviscerate sulla chat, e con anche. questo direi che le abbiamo sviscerate bene. Da cosa vogliamo partire? Facciamo Inghilterra. Miki, qual è? Dici una cosa, tu hai qualcuno che mi dici: guarda, quella squadra lì li conosco, sono forti, hanno le liste che un po' mi preoccupano, perché sappiamo che non ti preoccupa nessuno. Secondo me il Belgio è una bellissima squadra. Beh, andiamo a vedere i belgi, che non li avevamo visti l'altra volta con Fede. Allora, il Belgio è commistione della squadra arrivata seconda al WTC l'anno scorso, e alcuni giocatori della squadra arrivata terza al WTC l'anno scorso, quindi sicuramente sono giocatori di livello. Il loro capitano gioca comunque una lista di Bretto aggressiva. Il loro Orc e Goblin gioca ancora la magia, secondo me si ravvederà alla fine del torneo. Ok, che ci sta. Il loro Khemri è una lista che, se gioca contro Katai classico, Katai o non gioca o Khemri lo accartoccia, secondo me, perché il loro Khemri gioca vediamo un attimino il Khemri. Esatto. Gioca 17 Ushabti, ragazzi. Da tiro, sì. Gioca 17 Ushabti, 2 casket, 2 scorpioni, il resto arcieri e i preti volanti.
è una lista fragile come del cartongesso, veramente fragile, però se giochi contro Katai che gioca 2 lanterne PG grosse e gli Shugen piccoli, l'altro fa prima non giocare, perché in partenza, se non gli fa vedere niente, comunque con gli Ushabti gli toglie 2 cannoni. Sì. Pronti via, pronti via. Senza dubbio. E se fai bene le tue 2 casket, togli il terzo cannone senza grossi problemi. E l'altro parte sotto di 500, quindi può scegliere se perdere di 500 più obiettivi o se provare ad andarlo a prendere e perdere tutto. Perché secondo me 17 Ushabti sono veramente che tirano a 30 più 5, ne tira a 35 quella roba, quindi è doppia ferita. E comunque ha un mago di quarto con elementalismo. Giusto, ovviamente. Un mago di terzo con necromanzia, Lord Familiar, entrambi che volano, e il BSB mago di secondo con elementalismo. Quindi gli Ushabti possono anche essere rischierati se pesca un coso, Travel Mystical Travel, e comunque se gli metti a quel punto lì, cioè tu non è che hai proprio tutta sta armata da corpo a corpo, e sugli Ushabti con le bombe fai male, ma fai molto meno male perché la bomba che fa male della lanterna non sono le bombe del drago, sono le bombe delle lanterne, cioè sono sti bombolozzi gratuiti che non tirano per colpire e ti fanno 22 colpi dentro. Tra l'altro abbiamo anche scoperto esatto, e abbiamo scoperto anche che il bombolozzo della lanterna, tra l'altro, non deve essere messo sul centro dell'unità, ma può essere messo dove cazzo ti pare dell'unità, perché non è specificato che deve essere messo sul centro. Questo quindi, noi l'abbiamo giocato così. Quindi è molto pesante, secondo me. La loro lista di Wolf of the Sea è il ragazzo che portava Wolf of the Sea anche al VTC scorso, e anche qua anche lui ha intuito il discorso di giocare i guerrieri del caos per partire. Ok, che quella è un po' stata anche una chiave non da tutti. Sì, lui li gioca più economici dei nostri, li gioca da 96. Mm-hmm. Con le alabarde anche loro, ma con l'elmo dei molti occhi, quindi lui non ripete per colpire, però va sempre per primo. Ok. Stupido, non te ne frega un cazzo, perché tanto nella sfida non testi stupidità, non lo so, secondo me ripetere per colpire è più forte, però. È più forte, e comunque a iniziativa 5 te voglio vedere chi è che parte per poi primo. Il marchio di Slaanesh influisce, mi sembra anche. Sì, quindi vai a iniziativa 6. No, 5 già considerato 4 più 1 5, ok. 4 più 1 5. Quindi, che non c'è tanta roba a parte gli elfi, quindi. Il Belgio ha fatto però un errore di lista. Attenzione. Ah sì? Attenzione, sì. Questo è lo scoop? No, era già noto, se non ricordo male, l'arbitro mi confermerà, che il nano belga ha sbagliato, ha messo 2 Doomseeker di troppo, vero? Sì, quello che aveva 3 Doomseeker, sì, ma esatto. Ne poteva avere 2. E quindi ha stroppiato, e quindi avranno una penalità che non ho idea di che cosa gli daranno di penalità. Non abbiamo ancora... nel senso, abbiamo deliberato, ma non abbiamo ancora fatto uscire. Quindi non mi interessa saperlo, va bene così. Wow. Ma scusate, ma in tutto questo, tra l'altro, che scelta è stata poi presa? Se è stata presa una scelta su chi nella lista dell'erranza bretoniana non ha messo la virtù la virtù giusta? Allora, adesso ti rivelo un retroscena politico. Vai, eccolo lì. 50% politica, 50% tirare male i dadi. Michele Zanco. Eccolo qui. Allora, dato che c'era un po' di clima teso negli ultimi giorni, soprattutto nei confronti nostri, per alcune vicissitudini, succede che Francia, Scozia e Stati Uniti segano le virtù su le liste alternative di Bretagna, no? E scrivono in chat arbitri dicendo: ma è possibile per noi prendere penalità per lista sbagliata quando in realtà la lista è corretta, e correggerla del minimo, cioè cambiare lo switch prendendo penalità? Spoiler no, perché la lista è corretta. La lista è quello che, guarda, non ci siamo parlati, ma nella chat quando me l'hanno chiesto ho detto: ragazzi, non ci la risposta è no. Però
fatevelo dire Ma, dagli altri. ma io che sono veramente per il clima disteso che volevo creare, ho detto, vabbè, vado in chat capitani e lancio un voto. Ok, fair. E chiedo, in chat mondiale nostra si è beccato le mie infamate tempo zero. Ma io ho preso anche, allora, anzitutto è intervenuto qualcuno che ha detto, ma allora non diamo penalità anche alle altre liste sbagliate. E io ho detto, guarda, non me ne frega niente, vogliamo fare che siamo tutti amici e la finiamo a tarallucci e vino. Se va bene a 10 capitani, questa roba qua va bene, all'Italia va bene, non c'è problema, tutti amici. Tanto il Belgio ha fatto un errore del cazzo, l'altro ha sbagliato la runa sul campione, un altro errore del cazzo, cioè chi se ne frega, ok? C'è anche chi ha fatto peggio. Sì, lo so, ma vabbè, cioè, errori veramente, veramente errori del cazzo. E non sono errori che gli danno vantaggi, che gli davano vantaggi effettivi, questa è la cosa che mi faceva ridere. Al che praticamente la Svezia che si accosta a noi ripone meglio la domanda. Io mi sono sentito privatamente con il capitano svedese, mi fa, ma sì dai, figurati se qualcuno non vorrà fare questo voto. Io ho detto, vedrai cosa succede di qua e di là. Praticamente è uscito fuori un mezzo pieno, si è anche lamentato il capo arbitro perché lui dice, non capisco perché ci date le regole se poi potete cambiarle. Io ho detto, beh guarda, la base del WTC, finché vogliamo fare un voto si può fare un voto. Vogliamo mettere un blocco ai voti a 2 settimane dall'evento? Va bene, però dovevamo scriverlo prima se volevate fare questa roba qua. Certo. Poi io finché ho il diritto di tirare un voto è mio diritto e se voglio lo uso. E se voglio lo uso, chiaro. Poi gli ho detto, tanto ormai mi avete dato la colpa per qualunque cosa, per questo voto perché volevo permettere alle persone di giocare la lista come avevano inteso di giocarla, potete dare la colpa a me. E vabbè, comunque non vogliamo così, sapere adesso quali altre colpe ti porti dietro. ve lo racconto a fine del coso, vi faccio un riassunto bello. Io penso che il voto sia ancora ongoing. Io ho votato immediatamente. E da quello che ho capito, perché la Svizzera ha chiesto agli Stati Uniti, alla Francia e alla Scozia come votare, perché ha detto, ma volete giocare senza penalità? E la Svizzera, la Francia e la Scozia ha detto, no, noi vogliamo correggere le liste e prendere penalità. Allora io ho votato esattamente così, perché è quello che loro hanno richiesto. E le altre nazionali, il Belgio ha risposto che lui comunque la penalità la vuole prendere perché vuole blamare tutto il giorno il nano e obbligarlo ad andare a prendere da bere e tutto il tempo. Allora, ok, va bene, ok, good to know. Però si sta creando un bel clima comunque. Mi hanno anche invitato a partecipare a una gara di Toss the Dwarf durante la pausa tra la terza e la quarta partita. Spero di poter partecipare a Toss the Dwarf, anche se non abbiamo portato il nano noi. Però ma io sono sicuro che con i belga non avremo problemi a giocare. Sì, il capitano è un po' sfiziosetto, ma comunque sono bravi giocatori, si può giocare con gli inglesi. No, sono bravi, sono state delle belle partite, anche al WTC Online li abbiamo beccati al terzo turno. È stata una bella partita. Con l'Inghilterra sono sicuro che giocheremo una bella partita, se mai dovremmo giocare con l'Inghilterra, io me lo auguro. Parliamo dell'Inghilterra. Sì. All'Inghilterra intanto parliamo dei giocatori che sono, almeno i 5 che sono venuti all'Alpine sono stati uno spasso. Sì, e mi hanno detto che gli altri 3 sono ancora più forti. Allora, è proprio una bella combriccola. Sì, diciamo che il Bretogna inglese ha suscitato delle simpatie all'interno del nostro gruppo. A me personalmente non mi fa impazzire. Però è furbetto, perché ha 7 unità scoring. Sì, ma 7 unità scoring che se ci starnuto smettono di essere scoring. Vero è che se sparo lì sopra faccio fatica a fare il resto. Allora, doppia bombarda, va bene, 5 Pegasi con il banner dell'erranza, Dark Magic, attenzione. Dark Magic. Allora, diciamo che è una Bretogna un po' strana, perché alla fine dove cazzo vuoi andare a prendere, cioè cosa vuoi andare a prendere con questa Bretogna? Stai indietro
e usi la zolla di Pegasi per controcaricare la roba che riesce a abbassare il tuo tiro e magia. C'è da dire che il tuo tiro e magia sono 2 cannoni senza ingegnere. Sì. Ti affidi al dado. Esatto, e freccine a forza 3 che se fai 6 da -1 l'armatura, longbow a Armor Bane 1. Bello. Sì, bello. Ma non mi sembra un gran piano per un bretoniano, posso dirlo. No. La Dark Magic può fare la catapulta a uno degli eroi. Sì. Allora, io se avessi dovuto giocare una lista simile, avrei preferito giocare 3 zolle da 35 a piedi di Peasants. Ma poi è un casino contro Katai quella roba lì. Lo so, ma tanto prendi 6-0 contro Katai con quella lista. Perché con questa figa cosa prendi? Cosa Katai? Uguale. Questa perde 6-0. Ti accartoccia, parte al 90% lui perché tu hai 640 unità, ti toglie i 2 cannoni di inizio e poi una a turno ti leva 4 unità. Sì. Lo so. Boh. Se per sbaglio metti fuori la testa con i Pegasi, ci sono 3 cannonate nei denti. Se no, allora è vero, no, è giusto, è una lista un po' vecchio stile, possiamo dire, è una lista 2024. Poi lui magari ha un'idea di gioco che io mi sto perdendo, usa i Peasants per coprirsi il tiro e avanza con la zoll, con la cavalla e fa tutto, però sinceramente se devo avanzare con una cavalla volante che fa tutto quando mi serve a me, non gioco la lista delle erranze, non gioco la lista, scusami, degli esiliati, gioco la lista normale, almeno con la cavalleria c'ha un TS di base. Sì, non ho i cannoni, ma il piano non mi sembra solido. Poi, ripeto, lui ci avrà una sua idea di gioco che scopriremo e sarà bravissimo e farà un sacco di... l'impero è la solita porcheria che spara di tutto un po'. Sì, però senza ingegneri, se non sbaglio, perché non li vedo. Senza ingegneri, perché lui crede nel cuore dei dadi. Vabbè, ma in Inghilterra non esistono gli ingegneri, cioè non arrivano a quel... Dave mi spacca da ridere. A Torino e a Milano, un momento di orgoglio nazionale, regionale. Assolutamente. Ieri ci abbiamo messo in Piemonte in Batia. Dave a me mi spacca da ridere, quindi sono curioso di vedere. Questo uomo qua ha dato 0 punti all'Alpine Cup. Sì. Chi è? Scusami, mi sono perso. Dave Brewis, il giocatore impero del... ok, ha dato 0 punti? Giocava Orc e Goblin, lui ha perso in tutto il torneo 0 punti. Aveva la patella da 92 Goblin. Giocava come Daenerys su New Recruit, c'è la Royal Host con 180 modelli dentro. Esatto, che tra l'altro c'è, perché la cosa, Camry inglese gioca quel cesso lì. Gioca quella porcheria lì, che bellezza. Diventa 2 unità perché non puoi superare i 500, quindi gioco forza doveva giocare in 2 unità. Charlie è fortissimo, probabilmente questo qua, io ti faccio una previsione, il giocatore singolo che fa più punti del torneo al 90% secondo me è Charlie Henley Nichols dell'Inghilterra. Vediamo la lista, perché a questo punto mi hai doppio magone. Ti dico solo, Andre, che all'Alpine ha massacrato Paggi, che non perdeva una partita da 3 anni. Cioè, che non perdeva di massacro da 3 anni, cioè nel senso, considerando anche la vecchia edizione quando con Miki facevamo con questa lista coi CV, sì. Non su questa stessa lista, perché più o meno giocava sì. doppia X, adesso ha rinforzato il concetto giocando doppia esatto. X, right? No, lui giocava ai fantasmi, mi sembra, all'Alpine, e sempre la Mortis dietro, e comunque è veramente... Gioca la doppia di X-Rate invece che giocare le 2 ombre a piedi. Lui comunque è un giocatore fortissimo. Io ho visto la partita di Giovanni, l'ha schiacciato con maestria. Ma posso dire, vedi, la lista di Bostre che becca un non morto così è già diversa. Perché se portava il doppio Magistrate era una merda. È una merda. Invece questa lista qua magari non la vuole fare sta partita per altre ragioni, perché magari è meglio altrove. Però per giocare quelle X-Rite deve passare dal buco del culo, se no quelli sono
400 punti, 500 punti quasi che spariscono. Sì, diciamo che contro molte liste queste, vedendo anche la quantità di caos che c'è, che ha tante armi magiche, cioè questi CV vanno, non è l'unico mi sembra che porti le X-Wright, e vanno comunque ben calibrati, non è proprio semplice da abbinare. Ma in un torneo a squadre ti dico che secondo me è il top di gamma. Poi sì, sono d'accordo. Il suo unico difetto, se vuoi, è che non è inglese ma è scozzese, quindi è chiaramente un oriundo. Questa cosa bisogna fargliela pesare e va bene. Ma come l'hanno presa gli scozzesi questa cosa? Non lo so, devo informarmi, perché capitano scozzese non l'ho mai conosciuto dal vivo. Quindi... Questa è una cosa brutta, questa è tesa. Ma mi ricordo che lo prendevano in giro l'Alpine, infatti, esatto, che dicendo... Pensavo di seminare zizzania durante il torneo, tanto per prendermi altre... Giusto, è giusto. Allora, il loro caos è interessante. Vabbè, gioca comunque il doppio drago e la doppia spawn. È lo stesso dell'Alpine, il giocatore? No, perché lui, era Ward, sì. che non è tra i giocatori. Ok. No, difatti gioca a doppio drago, un sacco di marauder e anche lui è un Wolf of the Sea in realtà, perché ha 2 skin wolf, che gli comporta il fatto che comunque ha 2 draghi che con grossa probabilità, escluso contro gente strana, partono. Non ha messo un'unità per fare la partenza, ha messo i Marauder Horsemen, probabilmente scoprirà il giorno del torneo che i flagelli non danno più bonus alla forza. Esatto, infatti mi chiedevo come fa a vincere la sfida. Secondo me non ci ha pensato, oppure non gliene frega, perché in realtà io non vedo alcun motivo per giocare questa roba che sta giocando in Wolf of the Sea invece che nella lista classica, perché se non per portare quei 2 lupi ma gioca un'unità da 2 lupi che io non comprendo. No, i lupi sono forti in tante unità, secondo me. Cioè, sì, 4. Se puoi fare leva. Ma perché 4 è il massimo dell'unità, oppure 4? 5? No, mi sembra che puoi fare anche da 6, però 5 sono già tanti, perché sono basati da 50, non riesci a giocare. Perché la basetta è 50x50. E sono tanti punti, perché sono sopra i 200, abbondanti, esatto. Anche. 4 sono 180 senza il campione, sono più che accettabili. Diciamo che il lupo da 2 con il campione può essere ottimo per mettersi davanti a qualcosa, se l'altro è costretto carichi, sfidi col campione, però è un campione che ha 3 ferite, quindi bagno di sangue, cioè anche se non fa bagno di sangue perde comunque di 3. Non lo so cosa può essere, però vedremo. Non hanno K comunque gli Skinwolf. Non hanno K, quindi ne puoi mettere quanti te ne pare. Quanti ne vuoi? Vabbè. Non penso che più di 5 sia una follia, però va bene. Poi James Ramsey, che gioca gli Alti Elfi di Cracia, sì, gioca il doppio drago accompagnato da arcieri di Cracia e 2 di Sister. Praticamente rispetto alla lista di expert picchia di meno, però spara tante freccine. Ho tante frecce, sì. E poi c'è la Ruby Ring, che però vabbè adesso non è più come prima, però... Diciamo che però il drago mago lo devi giocare con le mani sui coglioni, secondo me. Ma c'hai Magic, spero per lui che penso di Magic. I Magic, però non sceglie le magie? Non ci credo. Quindi prende i Magic per WBW e poi non può sceglierla. Non lo so, secondo me l'ha presa per la distruzione di Vaul, cioè non ha preso la selezione per giocare la distruzione di Vaul. Per poter selezionare, È l'unica idea che mi viene in mente. Ma non poteva farlo di quarto, forse non ci stava quei punti. Non ci stava quei punti. Di quarto con un incantesimo in più non ci stava quei punti. Ma la distruzione di Vaul è una signature degli altri, quindi qualsiasi sfera di magia poteva prenderla. Se hai lore famiglia, se prende il lore non può sceglierla. No, però non hai il lore. Non ha il lore. Infatti è quello un po' il problema. No, quindi secondo me non ha preso il lore. Allora, diciamo che la 0 di alta magia è Drain Magic e ti serve per controllare la partita. Sì, secondo me non gli serve mai. Secondo me non gli serve mai. Probabilmente
pensa che ci siano più robe interessanti su iMagic, anche perché si è messo il TSA5 di base. Boh, non lo so. La ignora. Lui comunque è un drago che salva triplo, perché ha reggenti S5 e armatura del drago. Sì, sì. Quindi, boh, non lo so, è un po' strana come cosa. Ricci gioca la sua Nani. fantastica scelta di Nani. È una bella lista. È una bella lista, è molto molto mobile, gioca gli organi, gioca 3 cannoni, gioca... Sì, 6, 2, 14. 4, sì, 14 girocotteri. 14 girocotteri, poi gioca 2 unità piccole. Allora, il bello di questa lista è che l'unità più costosa costa 210 punti e sono 3 girocotteri per 2, tutto il resto è sotto i 143 punti, 144 punti a unità. E con le quindi fai una fatica maiala a fargli i punti. Confermo. Ci ho giocato contro, confermo, con 2 draghi è stato abbastanza un inferno capire come dove... Diciamo, ecco, non deve prendere, secondo me, cioè una partita, non deve prendere, difficile da dire, ma tendenzialmente se becca il Cataiano è da dosa, perché dipende da chi parte per primo. Il Cataiano parte prima, e se allora, parte il Cataiano ha il +1 e soprattutto i cannoni del Cataiano fanno di 3 +1 ferite, i suoi cannoni fanno di 3 ferite. Deve sculare per anche perché il cannone del nano con Structure Overform ha resistenza 5 o 6, così. -1 resistenza dovrebbe avere 6. 6 dovrebbe essere, perché sono 7 e dovrebbe essere 7. Base hanno 7, giusto? Di base 6. Comunque resistenza 6 te ne frega il giusto, perché non ti fanno le ferite a forza 4. A forza 4 non ti fanno le ferite. Però resistenza 7 cannoni, 6 vanno con la forma. Vabbè, ci sta. Sì. Poi c'è il Camry dell'Inghilterra, che è quello che secondo me punta a stringere 5 mani prima della fine delle partite, perché questa è terrificante. L'ho letta mentre la dicevi prima, io non ce la posso dire. Ma perché uno dovrebbe andare in Germania? Vabbè, ok. Per fare 10. Guarda che loro all'Alpine contro di noi hanno fatto 3 pareggi, perché c'era il Conte Vampiro che faceva il 20, e quindi nell'ordine Orco e Goblin, Bestie, hanno chiesto il pareggio e l'hanno ottenuto contro Lizzy e il nostro TK di Vecchia, e il Caotico ha provato a chiedere il 10 a Dax e Dax gli ha detto: col cavolo, sto vincendo la partita, continuiamo. Certo, perché ha vinto l'altro tavolo che spingeva, è chiaro che... Ricci contro di me ha fatto 15, perché all'ultimo turno io ho salvato il drago. Ma mio Dio, lui ha 2 blocchi da 74, 2 falangi da 74. Non lo smuovi. Ma comunque il discorso è che ha dentro 3 araldi che si prendono le ferite al posto del re, e il re e un principe gratis con la zappa e basta. Cioè, nel senso, cose. Quell'unità lì è cioè, poi non è vero che è incaricabile, perché secondo me se gli appoggi 2 draghi sul fronte e 2 fenici sul fianco, la mandi a casa. Sì. Ok, sì, devi fare, perché... la devi fare, lui tanto non può evitare. No, non può evitare, ma non tu con i draghi non sfidi, lasci sfidare lui e vedi con chi sfida. A quel punto scegli se accettare con uno che deve fare ferite o con uno che non deve prendere ferite, e poi vai avanti ti ammazzi un personaggino a turno. Sì. E gli schiacciamenti li butti sulla truppa. Poco alla volta li togli tutti, secondo me. Sì, diciamo che lui comunque non è l'abbinamento giusto, forse. Lui non cura. Non cura. No, lui cura 4 di 3 più 1. 4. Sì, 4 di 3 c'è. 4 di 3 più 4. Se sei ingaggiato 8, non curi 12 più. modelli a turno. Se sei ingaggiato solo il re cura. Solo il re cura, infatti. Ma però lui ha due zolle, diciamo che tiene i maghi in quella dietro, o li tiene negli scheletri schermaiatori con arco dietro, e bomba. Ci sta. Wow. Penso,
diciamo che se io la dessi a Expert, magari Expert vince anche contro questa lista, però sono io a dirgli nascondi tutto, tanto non può farti nulla, se ti viene a prendere oltre la collina lo carichi con tutto se ti mette nelle condizioni, perché c'è il rischio di perdere, sì, certo che c'è il rischio di perdere perché i dadi sono rotondi e boh, però non mi sembra un... Certo, no. Boh, Senti, so. e che ne Il Re Arise non lo fa in quel poco qua, lui è Setra. Solo Settra non ha il re? Ha una Rise normale di livello 1. Allora nemmeno il re, nemmeno il guarda. re. Ricordavo Ok. male. Però Sì. comunque, cioè, secondo me il rischio è troppo grosso, nel senso che o devi giocartela perché è l'unica partita che può spingere, o se no, come dice Miki, arrivi lì, stai dietro una collina, aspetti. Sì. E anche il loro Katai a me mi lascia un po' dubbi, perché sono sparito, mi sono appoggiato un secondo con mal di schiena. Allora, giocano Yao Ming. Sì, giocano Yao Ming, che voglio capire da te, ma anche da Gianlu, che cosa ne pensate overall di Miao Ying, anzi detta Miao Miao, chiamiamola col suo nome. Perché io ho opinioni discordanti, l'ho testata 2 volte perché per un breve secondo ho pensato di portare quella al Nova, poi ho visto come giocavo con e senza, e per il mio stile di gioco ho detto no, Miao Ying non mi farà fare il gioco che voglio io, perché poi non sono capace di giocarle le cose in un certo modo, e quindi ho detto preferisco giocare il mio Lord che pesta e una lanterna e via. Però voi cosa ne pensate? Io penso che io in questa lista la vedo veramente zoppa. Poi magari c'è qualcosa che io non capisco, però tu stai giocando 485 punti di mago di secondo / quarto con Battle Magic, quindi ti sei negato di giocare le 2 lanterne grosse, sì, oppure le 2 lanterne piccole e il doppio Shugen grosso, per avere, non so se poi tutte le unità prendono il bonus o quelle per cui lo paga. No, possono avere una di lancieri, una unità di bonus e una unità di Lancers. Esatto. Prendono ma la paga o è gratis? Un punto a modello. Quindi non Celestial Dragon Guard, lui ha preso 6 Lancers che hanno AC5 di base e TS6, esatto, e 15 guerrieri con AC5 di base e TS6. Boh. Non vale la pena, cioè non vedo il punto, nel senso ripeto, facciamo Fanta Warhammer. Al primo turno un impero ti toglie 3 cannoni. Sì. Perché può capitare. Può anche capitare. Sì. Può capitare. Oppure al primo turno delle bestie mettono tutto avanti e ti caricano al primo turno i tuoi 3 cannoni che perdi. Ora, tu come li fai i punti? Solo di lanterne? Ma ne hai 2. Allora, non riesci a saturare. Il problema, sai qual è? Può fare avanti Miao Miao, la fai diventare dragone e dici ma è un drago zoppo. È un drago zoppo, lo so. Tu ricordi, Andre, okay. il problema di Miao Miao è che è immortale, perché è molto difficile prenderla, però fondamentalmente quando è un mago mediocre di quarto, perché c'è di meglio. E quando è un drago senza cavaliere, cioè fondamentalmente si perde in entrambe le forme, si perde qualcosa. Sono d'accordo, infatti io ho detto ha senso. Storia i punti, è una puoi giocare, puoi essere furbo, puoi fare delle belle cose, ti fai caricare, ti trasformi, ti levi, ti disingaggi, ha delle cose carine a livello tattico strategico, però poi mi sono detto ma perché io sono d'accordo con Albi, sono d'accordo con Miki, cioè ok, si poteva fare meglio, secondo me. Si può fare meglio. Bene, e questo è un wrap sull'Inghilterra. Tra l'altro, per chiudere Miao Miao, secondo me è più forte in singolo che non a squadre. Cioè, se vuoi giocarla, secondo me, in una lista singola, per forse dire provo a giocarmi le partite per provare a fare il 20-0 con una roba un po' strana, eccetera, è molto meglio che non dover abbinare Yao Ming
per fare i punti poi alla fine, perché tu alla fine con questa roba qua devi poi, cioè Katai lo portano 18 su 18 per una ragione, perché come dicevamo prima fa il 4-2, cioè fa il 13, fa il 12, fa il 14 senza rischiare poi così tanto, e quindi avere quel pezzo lì che secondo me ti toglie la metà del tuo corpo a corpo, perché poi fondamentalmente ti toglie il doppio Shugengan, non lo so, mi lascia un po' perplesso. E poi secondo me hanno anche l'oggetto sbagliato su uno strategist. Cosa gli è andato? Cioè lo strategist da 245 non ha l'armatura che dà TS5 e rimbalza i colpi a forza 3. Ha il cristallo di Kunlan, se mi ricordo bene, quello che rimbalza i colpi a forza 3 TS5. No, non è Kunlan il cristallo di Kunlan. è TS4 sui proiettili TS magici. contro il tiro, con i proiettili. Esatto. No, aspetta, il possessore ha un tiro salvezza al 5 più contro qualsiasi ferita in più, tutti i 6 naturali rollati quando fa il tiro salvezza, ogni livello nemico a contatto di base prende un colpo a forza ferita. È Kunlan quello? Sì, è Kunlan. Allora ricordavo male io. No, allora la parola torna indietro, scusatemi. Ero convinto che fosse un'armatura quello che dà quella roba lì, perché se no era veramente zoppa zoppa. Però ti dico, io non vedo tutta sta potenza, anche perché i Jet Lancer non sono esattamente esplosivi, non li definirei esattamente esplosivi. No, Jet Lancer è spazzatura, come diciamo qua, it's trash, no? È proprio... Ma tutte le truppe di Katai, secondo me sono abbastanza cartapesta. Invece i Warriors secondo me sono molto forti per quello che costano. Forti, allora... Non si ripagano, Miki, cioè nel senso... Stanno con gli obiettivi, ragazzi. Sono una fanteria con tiro fanno patate. Al 3 hanno un sacco di patate e se hai a C5 di base che può diventare 6 con il vento corretto, tu non li carichi con una C6. Sì, sono d'accordo. Perché perdi di risoluzione. Sono forti? No. Sono un'onesta fanteria lavoratrice, direi. Considerando che puoi pagarli anche o Stubborn o Drilled all'occorrenza, soprattutto lo Stubborn. Sì, sono carini. Ovvio, costano, sì. Poi, vabbè, che tanto Gianlu 500 punti di truppa li dobbiamo mettere. Tra l'altro non vorrei farvi notare, ma lui li gioca Drilled, ma non Stubborn. Quello è un'altra cosa. Quello per me... Allora... Non mettere Stubborn deve essere veramente perché devi farci qualcosa di molto più importante con qui. Sono d'accordo. Questo è come la penso io. Va a cercare di prendere l'obiettivo dall'altra parte, secondo me. Cioè, la sua idea è poterli muovere velocemente. Sì, certo. Allora, Miki. Non mi esprimerò sulla Germania. Ok, mi piace. Che porta comunque gli Skaven e, se non ricordo male, anche i demoni addirittura. Per il piacere di tizi. Beastlord, Shunen, Burlock. Dacci ancora. Giocano i demoni e gli Skaven. Se vincono i tedeschi vuol dire che sono più bravi di noi. Faccio una chiusa con l'ultima nazionale che secondo te ha ancora qualche cosa da dirci, così poi chiudiamo la puntata. Allora, ma prima io vi saluto perché purtroppo, raga, io vi devo salutare perché un po' di cose che si sono sommate. Quindi vi lascio nelle abilissime mani. Albi farà poi la chiusa al fondo dove magari vi racconta ancora quelle 2 cosine di rumors di cui vi abbiamo buttato lì, ma non è che ci sia moltissimo da dire, però no, secondo me aspettiamo tra un mesetto, ci sarà di più sicuramente. Esatto. E io ringrazio Miki e Gianlu di nuovo che sono stati con noi e tanto ci sentiamo. Il Road to WTC continua con le prossime interview e noi ci vediamo presto. Ciao. Quindi finiamo, Miki. Germania, appunto, se vincono sono più bravi di voi e su questo siamo d'accordo, perché con demoni e Skaven, soprattutto Skaven, devo dire che scelta coraggiosa. Beh, ma lui lo giocava anche al VTC scorso, giocava praticamente la stessa roba, non giocava agli Stormvermin, giocava la zolla di plug. come si dice, di plug, che però non prende obiettivi e quindi è passato agli Stormvermin. Ci sta. Poi io parlerei della Spagna. Anche più forti. Quindi... Sì, io parlerei della Spagna, Vai. Perché secondo me allora, gli spagnoli sono un'incognita, nel senso che sinceramente non so come giocano, non scrivono molto,
non parlano molto, si sono mangiati la possibilità di portarsi l'arbitro perché Gianlu era il quarto selezionato e in realtà il terzo era lo spagnolo che ha dato forfait. Fortunato Gianluca, Di vedi? vita. Allora, sostanzialmente giocano gli elfi come li gioca l'inglese, quindi col doppio drago, uno mago e il resto sono crataciani che ti sparano Che ci delle dicono frecce. comunque in chat che è una lista che va molto in Inghilterra, questa qua, comunque con Sì, questo sì, mago sì. è una lista che giocano Beh, abbastanza. che comunque ha guadagnato parecchio anche dalle FAQ, perché io ho scoperto in Svizzera che Cracia adesso ha un bosco e non ha più il campetto di Esatto, grano. sì, 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 esatto, esatto. Che, Ma sono perso anch'io. vedi che te la sei persa. Praticamente di errata gli hanno tolto il campo di Gli hanno grano e dato il messo un boschetto, bosco. che sono dei silvani Quindi praticamente. Quindi Gianlu, Silvani senza... se vuoi tradurti in leone bianco, rimani più o meno un Puoi silvano, farlo. puoi farlo. Puoi farlo. Anche perché hanno i Giochi- boscaioli che tirano, quindi più o meno. hanno i boscaioli con la Lion Cloak e l'Heavy Armor, quindi hai anche un'armatura decente. Ma non è Giochi abituato. 12, spari. Ah, spari delle frecce di merda perché è Warbow. Vabbè, però hai forza 4. No, è forza 3 È forza 3, ok, ok, ok. magari 4. Però se giochi il mago, quello con Dark Magic, gli puoi dare più in forza. Mm. No, non è Dark Magic, è demonologia. No, non puoi farlo, fine. Niente, È una merda. niente, vabbè, Vabbè, però sono meglio dei dicevamo, silvani, lasciamolo così. Ehi. potrebbero essere meglio. Poi hanno il vampiro classico come il nostro con 2 Banshee, gioca un solo necromantone e poi 2 necromantini. La Mortis è sotto un necromantino stupido però, Ok. che non mi fa impazzire come cosa. Gli Scaioli hanno forza 4 comunque. Eh? Gli Scaioli hanno forza 4. I boscheri hanno Anche i forza Woodsman di 4. base? Sì, Ah, ma che forti. vedi che le so le cose, sembra un pirla, ma le so Minchia, anche sugli allora elfi. allora è più forte dei Silvani. E te l'ho detto che è È più forte dei ufficialmente più silvani. forte dei Silvani. Vabbè, tira a 24, via, su. Però gioca comunque 8 e 8 Sister of Avalon, che io le metterei sempre. Tra l'altro quella col Bow of the Seafarer è praticamente una balista portatile, vabbè. Il Camry gioca quasi uguale a noi, col doppio drago e il doppio necrosfinge, bella lista. Chi c'è? Chaos, il loro Chaos cosa gioca? Gioca il triplo drago, se non erro. Ok, ce ne sono parecchio, ho visto. No, scherzavo. Ha la Spiring BSB a cavallo, il Chaos Lord nudo di Nargol sul drago e un mago su bestia demoniaca. No, questo non l'ho capito. Poi c'è Warfire in fondo. E poi c'è Warfare in fondo. Direi che soprattutto Aspiring l'Aspiring è subottimale, potendo mettere l'Exalted che fa la stessa cosa praticamente. Ma se non hai i punti, perché ne hai 900... no, è pieno, perché ha 500 punti spaccati quei personaggi, quindi per questo lo fa sicuramente. Non lo so, non mi piace. Io non sono un fan. Katai cosa gioca? Katai è uno dei pochi che si gioca una lanterna non personaggio. E si vede che non è riuscito a comprarle tutte. No, in realtà No, gioca lo strategist su uno Shunegan Lord e 2 Shunegan General. Quindi gioca 3 draghetti. Poi gioca 2 zolle da 21 di fanteria, con 2 distaccamenti da 5 di fanteria che sinceramente non se ne sentiva il bisogno. Ok. No, non li capisco, va bene. 3 Schermini. cannoni e la Sky Lantern liscia. Secondo me leggermente subottimale, ma felice scusatemi, felice di sbagliarmi nel caso. L'Orc Goblin gioca praticamente quello che giocava Zem prima del change, perché gioca al mago di quarto con idolo di Gork, elementalismo, un BSB, 2 Night Goblin, la seconda viverna con l'orco e poi gioca 90 tenebre con 3 fanatici a testa, 2 Doomviver, 2 Rocklobber. Non gioca i Mangler. Questo è molto strano. No, guarda che all'estero quasi non giocano i Mangler.
Io lo trovo subottimale perché sono Spammano un i fanatici, però. sì, no, spammano. Abbiamo visto anche le liste in America, 12 fanatici come leader proprio per il campo. Però il Mangler secondo me è proprio un bel pezzo. Poco da fare. Per, no- per Sì. 95 punti. Per quello che costa, sì, 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 95 Cioè punti. quella roba lì se tocca qualcosa la spazza via Lo perché detto. comunque è È un, fortissima. è un pezzo a R6 che costa meno di 100 punti. Sì, 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 no, io lo trovo Per Appena carità, può andare a 3, ma Sì, però l'avversario non ci fa conto, nel senso che può andare a 3, può sì, andare R5, no, R5, scusami, non R6. R5, forza R5. Sì, 6 R5, forse. forza 6, però Però dai, comunque mica stiamo parlando di un pezzo che se tu non ci fai attenzione rischi tantissimo, perché tanto sì, sì. è vero che non sa né tu né l'avversario, però se ti di quel È un, 15, è quel un pezzo che 16, se vuole ti trolla in una maniera, cioè, sì, sì, infatti Ma io... poi tipo è il discorso anche del fuoco che prende, cioè se ci gioca contro Orla a questa roba qua, un turno di tiro delle staffette, il primo turno va sui 2 mangler, Sempre. certo, perché sei assolutamente. sicuro di ucciderlo e fai 95 punti, ma Devi devi togliere. farlo perché sennò il turno dopo ti mette addosso una pressione che non ha senso, Sì, perché perché devi prende campo. giocare a 18 da quella roba lì. Sì, poi si Già piazzano in non... mezzo al campo, hanno un raggio a 360 e tu non riesci a prendere campo, quindi lui occupa spazio. No, non si può giocare contro quella roba. Boh, meglio così, direi Sì, sì, Miki. meglio. La Spagna gioca con Hernan Crespo, qui Alvaro Crespo, che gioca 2 baroni, un duca, tutti su Pegaso, 25 men at arms, 25 men at arms, 5 cavalieri del reame, altri 22 arcieri, quindi alle 3 zolle per prendere gli obiettivi che dicevamo prima, di cui una non si può muovere perché ha le stacks, se non le perde, quindi sarà quella messa su Strategic Location 2, cioè su Certo. quelle centrali ovviamente, e poi gioca 3 Pegasi, 3 Pegasi, 3 Pegasi. Quindi lui gioca Barone dentro unità di Pegasi, Barone dentro unità di Pegasi, Barone dentro unità di Pegasi. Un Boh, sacco di pressione anche qua, però però quando arrivi fai abbastanza con questa roba qua. non lo so. Probabilmente se è anche stata magari saturata dal tiro. Sì. Sicuramente è una lista buonissima contro Impero, eh. Mette pressione, sì, sì, gli dà un Qualcosa arriva timing, sicuro. qualcosa arriva sicuro e quello che tocchi Il, pro- prendi. il problema è che contro Impero tu devi farti il segno della croce Che il primo turno e il vada tuo bene. personaggio, che no, i tuoi primi 2 turni, Turni. i tuoi personaggi devono fare il 5 per il tiro salvezza, Sì, non perché è... sennò sono bersagliabili e li fai esplodere. Certo. E se anche li mette dietro che sono non bersagliabili e usa i Pegasi per accompagnamento, basta un Pegaso morto ed è bella che è finita la storia. E con quello che spara un impero d'oggi Sì, non mi sembra Null così. spara saturazione, spara più di Katai a momenti, quindi credo che... Di cosa stiamo parlando, esatto. Ultima lista gioca Claudio Arocca che gioca i nani che non avevamo parlato con Burlock e la classica 1600 girocotteri e quant'altro che portano anche i francesi. È una lista che mi dispiace non aver portato, però non avevo un giocatore che volesse giocare questa roba qua. In Italia non va tantissimo, c'è da dire, questa lista non ha preso, perché forse i nostri nani sono più nani classici, diciamo. Mi sto ripromettendo di provare a giocare questa lista, ma Ti mancano i non lo so. girocotteri. No, ce li hai i No, girocotteri. c'è due girocotteri, non è quello il problema. Cioè, i pezzi non sono un problema. Sì, diciamo che è una lista più divertente dei nani normali perché si muove. Quello Sì, sicuramente è divertente. rimane una lista di nani in mano ai dadi comunque. Cioè se i dadi girano fa qualcosa, Sì, se sì, sì, no... sì, 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 assolutamente. Oh, ti dico, se vuoi una mia previsione, sicuramente le squadre forti sono Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Belgio e Polonia. Ok. E voi La ovviamente. Francia, noi siamo scarsi e arriveremo ultimi. La Francia è un probabile outsider. Ok. Visti i primi abbinamenti, do per vincenti finali gli inglesi, secondo me, Mm. perché hanno pescato bene, secondo me, hanno pescato l'Ungheria, che ha delle liste molto for fun, secondo Mhm. me,
e fare un bel cappotto di 20-0 alla prima partita ti metti in una condizione di gestire molto di più gli uncapped se nel caso servisse. Secondo me servirà perché dalla terza partita inizieremo a vedere tanti 49 a 51, 48 a 52, quindi ci sarà qualcuno che secondo me potrebbe arrivare alla fine con gli stessi punti capped, e fare una bella tramvata alla prima partita potrebbe essere utile. Bene. Sì. Quindi secondo me gli inglesi sono abbastanza favoriti per la vittoria finale, visto tutto. Però staremo a vedere. Voi siete la prima, ricordiamo, contro la Svizzera. Sì, siamo la prima contro i cugini. Contro la Confederazione Elvetica. Molto bene. E allora, Miki, io ti invito il 26-27 almeno a fare una... Sì, vi chiamiamo. Ci chiamiamo vi chiamiamo in diretta, mandi il link e facciamo una live. Facciamo una live al volo tra il sabato e la domenica, giusto per avere un po' il quadro della situazione come abbiamo fatto con Andre. E volendo anche domenica pomeriggio, noi penso per le 5:30-6 finiremo, saliamo in macchina e mentre andiamo in macchina possiamo fare tranquillamente una live. Molto bene. Se non devo guidare. Così almeno vi teniamo un po' aggiornati su quello che è la spedizione. Vi anticipo allora, per tutti gli altri vi anticipo che faremo almeno sicuramente un altro paio di serate con i capitani. Stiamo cercando sicuramente avremo il capitano americano da intervistare. Sto cercando di contattare Ricci che venga a fare anche lui una comparsata. Chiediamo adesso a Michele un po' di numeri e di contatti degli altri per avere un po' un quadro generale. Cerchiamo di fare il più possibile le puntate in queste settimane dedicate al VTC, che è sicuramente il torneo del momento, e poi ci lanceremo verso ottobre che c'è il nostro nazionale, novembre che c'è il nostro nazionale a squadre, e un fine dell'anno incredibile per tutta la nostra federazione, che comunque diciamo ha fatto veramente un grande passo. Ragazzi, io vi ringrazio sempre, siete in 31 ancora adesso collegati, grazie a Gianlu, grazie a Zanco che si sono prestati a sganciare le bombe con noi inizio puntata. Quindi vi ricordo che le Confac verranno assorbite, quelle belle, dalle FIGA, che per chi si è perso l'inizio, e quindi avremo una nuova, diciamo, un solo documento che comprenderà tutte le regole. Questo ci dà un po' una mano, non avremo più 4, avremo regolamento FAC e FIGA solo. Questo sarà un po' il succo della nuova stagione, che ci dà sicuramente una mano. Il sondaggio vedo che vince il ci sono sui tedeschi per quanto riguarda le Confac, ha vinto quello. Grazie a tutti, ricordate di metterci il like, ricordate di mettere la campanellina se volete vedere le prossime puntate. Ci rivediamo presto, buonanotte a tutti e grazie per chi ci ha seguito fin qui. Grazie, ciao.